Amici biker, ben trovati! Come molti di voi sapranno, nel mondo Ducati non si smette mai di lavorare nello sviluppo. Questa multistrada V4 Rally viene aggiornata di alcuni aspetti tecnici interessanti, innalzando di molto la sua attitudine al fuoristrada. Scopriamola insieme dopo la sigla! In sella a questo modello ci si sente meno inseriti nella moto. Pensando a un utilizzo nel fuoristrada, però, credo che la nuova posizione sia più adatta. Il manubrio è largo il giusto, ma lo avrei preferito più rialzato. Il suo allontanamento dalla sella può essere diversificato a seconda delle esigenze. I paramani sono protettivi e molto robusti. Nei mesi invernali le mani non risentono delle intemperie, grazie anche all'efficienza di riscaldamento delle manopole. La rugosità di quest'ultime offre un grip elevato, ma poco confortevole indossando guanti leggeri. Trovo azzeccata la posizione delle pedane del pilota perché non troppo arretrate. Anche quelle del passeggero sono state posizionate differentemente grazie a un telaietto ora più lungo. Questa soluzione ha permesso di arretrare maggiormente le valigie laterali, ottimizzando gli spazi. Su questo modello la sella è riscaldabile ed è molto confortevole. Per regolarne l'intensità bisogna entrare nel menu. Posizionata a 890 mm da terra, durante la guida consente di mantenere una flessione ottimale delle gambe. Inoltre, la seduta più alta enfatizza sensibilmente la reattività della moto nei cambi di direzione. Posizionandola a 870 mm da terra si ha ovviamente un appoggio migliore. Consiglio di portare la sella a questa altezza se si trasporta un passeggero o se si fa dell'off-road su strade particolarmente impegnative. In sovraimpressione vi riporto le diverse altezze raggiungibili con le selle disponibili come optional. Anche il passeggero gode del medesimo comfort. Il riscaldamento è possibile regolarlo su 2 livelli tramite l'interruttore posto frontalmente. La qualità e la disposizione degli interruttori sui blocchetti sono gli stessi che troviamo sulle altre versioni. Nonostante siano tante le funzioni disponibili, il loro utilizzo rimane sempre molto intuitivo. Non manca la retroilluminazione. Gli specchietti sono posizionati in modo da non interferire con le braccia guidando sulle pedane. La visibilità offerta è sempre ottima e non vibrano. Il cupolino protegge molto bene ed è facilmente regolabile anche in movimento. Insieme ai nuovi deflettori il comfort viene ulteriormente migliorato. Su questo modello troviamo un nuovo alloggiamento per il telefono. Ora lo spazio disponibile è adatto per la maggior parte degli smartphone sul mercato. Al suo interno è presente un ingresso USB per il suo caricamento. Sul lato destro è collocato un pratico ingresso di servizio a 12 volt. L'accensione del quadro avviene tramite il sistema keyless. Il quadro strumenti è un TFT a colori da 6,5 pollici. Di giorno come di notte la visibilità è pressoché perfetta. Al suo interno le informazioni sono molte ma ben raggruppate. Nel piccolo riquadro in basso a destra è sempre visibile il livello di intervento dei sistemi elettronici. Viaggiare nel menu è cosa facile e intuitiva. Tra le tante informazioni disponibili se ne possono scegliere alcune da riportare sul display per una più veloce consultazione. Le mappe selezionabili sono 4, ognuna di esse riporta i livelli predefiniti dei supporti alla guida. Quest'ultimi sono completamente personalizzabili e rimangono in memoria anche dopo lo spegnimento della motocicletta. I comandi per l'attivazione e la gestione del cruise control sono sul blocchetto di sinistra. Il sistema adattivo regola la velocità nel sopraggiungere il veicolo che ci precede. L'intervento dello stesso è regolabile a distanze differenziate. Un'applicazione consente di associare e gestire il proprio smartphone. Il radar posizionato in coda ci avvisa tramite il LED posto sullo specchietto quando alle nostre spalle sopraggiunge un veicolo. Questo sistema, molto efficiente, rende più sicura la nostra permanenza sulla strada. L'impianto di illuminazione è completamente a LED. La luce DRL è ben visibile di giorno e il proiettore anabbagliante illumina efficacemente la strada. Il comportamento della ciclistica mi convince. Il porcellone bibraccio contribuisce a migliorare il comportamento della moto aprendo il gas in uscita di curva. Le quote della ciclistica variano di poco.
Nello specifico, l'angolo del canotto di sterzo arriva a 24,7 gradi e l'avamcorsa raggiunge i 105,5 mm. Le sospensioni hanno una taratura meno rigida rispetto alle altre versioni. Oltre a offrire una maggiore comodità, la guida rimane più precisa quando si affrontano le molte sconnessioni delle strade odierne. Anche l'escursione maggiorata, che su questo modello arriva a 200 mm su entrambi i compartimenti, contribuisce nell'aumentare il feeling di guida sulle imperfezioni stradali. La forcella è regolabile nel precarico molla tramite il registro posizionato al di sopra del tappo del fodero destro. La regolazione dell'idraulica cambia automaticamente a seconda della mappa motore impostata. È sempre comunque possibile intervenire per modificarne il comportamento, senza però avere la possibilità di separare la regolazione dell'estensione da quella della compressione. In ingresso curva si può entrare pinzati, senza avere un eccessivo trasferimento di carico sull'anteriore. Ciò è possibile grazie a un sistema che ne controlla l'affondamento in questo frangente. Il precarico del mono può essere gestito direttamente o lasciare che si autoregoli a seconda del carico trasportato. È sempre possibile intervenire sul comportamento dell'idraulica con la stessa modalità della forcella. In uscita di curva si può accelerare senza che la moto sieda troppo. Questo aspetto permette di mantenere traiettorie particolarmente strette. La ruota anteriore da 19 pollici regala una guida precisa e più rotonda senza penalizzare troppo l'agilità. La sensazione che provo è quella di un avantreno più preciso e progressivo nello scendere in piega. Il cerchio posteriore rimane il canonico 17 pollici. I pneumatici Tubler sono i Pirelli Scorpion Trail 2. Il loro comportamento su strada è molto buono, ma avrei preferito trovare un set di gomme differente. Il compartimento freni è stato migliorato e adeguato per questo modello. L'anteriore resta sempre molto potente, ma è più progressivo nell'intervento. Al posteriore il mordente è più incisivo, con poca pressione sul pedale ora si ottiene la risposta che serve. L'ABS può essere regolato su 3 livelli, è possibile escluderlo al posteriore. In 2 si viaggia comodamente e si può mantenere un'andatura decisamente sportiva. La ciclistica come le prestazioni nel complesso sono inalterabili. Il motore è il collaudato V4 da 1158 cm3. Anche se sul carta non ho riscontrato differenze degne di nota, il suo comportamento è sensibilmente cambiato. Questo è dovuto al nuovo sistema di gestione della bancata posteriore che, su questo modello, la mantiene disattivata viaggiando al di sotto dei 3500 giri di rotazione. Seppur questa soluzione abbia migliorato il comfort, facendo percepire meno il calore sprigionato da questo propulsore, non sono pienamente soddisfatto della sua fluidità di erogazione. Di fatto l'attivazione e la disattivazione della bancata sporca un po' la regolarità del motore, facendomi percepire un lieve ritardo nella prontezza al salire di giri. Questa cosa mi infastidisce maggiormente in uscita di curva, frangente in cui riapro con decisione il gas. Tale soluzione va a beneficio dei consumi in un utilizzo turistico della moto. Rimangono invariati se si sfruttano le prestazioni massime. Aumentano le vibrazioni ma rimangono di un livello decisamente basso. Il mio giudizio pignolo non vuole essere negativo. Questo V4 rimane un riferimento quando si vuole innalzare l'adrenalina. Il sound enfatizza le notevoli prestazioni non ancora raggiunte dalla concorrenza. I 2 deflettori atti a far dissipare l'aria calda ora sono provvisti di una paratia richiudibile manualmente. Questa soluzione vuole sfruttare ciò che un tempo dava maggior fastidio per aumentarne il comfort nei periodi invernali. La tanta potenza di questo V4 è sfruttabile grazie all'intervento di un'elettronica completa e sofisticata. Per ogni esigenza è prevista una mappa dedicata. Con la Sport si hanno i 170 cavalli pieni e un'erogazione dinamica. Con la Tour i cavalli disponibili sono gli stessi, ma viene addolcita l'erogazione. La Enduro riduce i cavalli a 114 mantenendo un'erogazione molto brillante. Con la Urban i cavalli sono 116, ma la risposta risulta addolcita di molto. È sempre possibile cambiare il comportamento del motore indipendentemente dalla mappa selezionata. In aiuto c'è un compartimento elettronico sofisticato. Il traction control è regolabile su 8 livelli di intervento. L'antiimpennata viene gestita tramite l'erogazione di coppia. Anche questa è regolabile su 8 livelli.
Per non far mancare nulla ai più esigenti, vi è la regolazione del freno motore, disponibile su 3 livelli. La rapportatura è di ottimo compromesso, in autostrada si viaggia a un regime di giri sufficientemente basso. Nel misto si può mantenere la quarta marcia e aggredire le curve con scioltezza. La frizione è gestita da una pompa idraulica morbida da azionare. Ottima la modulabilità. La leva è regolabile nella distanza. Utilizzando il cambio in maniera tradizionale, gli innesti risultano molto precisi e morbidi. Il quick shift, ben talato a tutti i regimi, facilita il compito velocizzando l'azione al passo di un tiro di fucile. Inserisco la mappa dedicata all'off-road e la moto siede automaticamente per offrire maggior trazione. Porto la sella nella posizione più bassa per avere il giusto appoggio nel caso dovessi aver bisogno di dare una zampata. Dopo pochi metri mi è subito chiaro che le caratteristiche tecniche primarie, differenti dagli altri modelli della stessa famiglia, sono decisamente più consone per un utilizzo versatile di questa moto. L'avantreno offre il giusto sostegno ed è comunicativo. Il monoammortizzatore fa egregiamente il suo lavoro, anche se sprovvisto di leveraggio progressivo. Anche se con questa mappa i cavalli a disposizione sono nettamente inferiori, il motore risponde prontamente ad ogni apertura di gas. Già dai bassi regimi, la coppia fornisce la spinta necessaria per affrontare qualsiasi ostacolo. Pur calzando pneumatici non performanti su questo terreno, la trazione è veramente ottima. Sul piatrisco è sufficiente puntare il gas in seconda o terza marcia. Nonostante non sia un fuscello, questa multistrada è facile da gestire. Una volta che ci si alza sulle pedane, svanisce la sua sagoma imponente. Anche il peso non mette in difficoltà nella guida in fuoristrada. Trovo azzeccato il bilanciamento per quanto riguarda stabilità e agilità. Su di un percorso impegnativo e nelle mani di un esperto di questa specialità, la multistrada rally è sicuramente in grado di poter fare evoluzioni senza compromessi. Bene ragazzi, voglio concludere dicendo che la lotta per conquistare il primo posto nella classifica delle enduro stradali è sempre aperta. La Ducati con questo modello diventa ancora più competitiva. Chissà se con la prossima evoluzione la casa di Borgo Panigale riuscirà a impadronirsi dello scettro, da tempo nelle mani della GS di casa BMW. Ciò di cui sono convinto è che la sfida per il 2024 sarà ancora più agguerrita. Ciao!